segue dall'inizio della carriera le vicende di Castro, e ci diceva appunto Meldano che Castro è molto popolare in Argentina, è un pugile che ha un carattere, una personalità molto particolari. Castro è molto estroso, un ragazzo molto simpatico e molto gioviale, ha molti tifosi proprio per questa particolare caratteristica della sua personalità. Castro fu vittima parecchi anni fa di un grave incidente stradale e riportò diverse ferite alla mano destra e a una gamba, e per questo soffica anche un pochino. Castro è dotato di grandissima potenza, però sul piano tecnico il suo bagaglio è molto modesto. Terry Norris invece è un pugile completo, vedremo una grande battaglia. Se Norris non si fa pescare, il pronostico è per lui. Castro può risolvere il match in qualunque momento, così come Norris, che ha una grande efficacia e una grande tecnica ed è per questo considerato uno dei migliori pugili del momento. Ed eccoci alla prima ripresa, Super Welter, Castro contro Terry Norris. Destro ancora di Castro, buona reazione col destro da parte di Norris. Il sinistro di Castro in gancio, a segno al volto. Destro di Norris, che poi col destro tocca il corpo. Il sinistro di Castro al volto sull'attacco di Norris. Destro di Norris al volto, poi lega Castro. Intervento di Joe Cortez. Contatto sinistro di Norris, ha subito risposto col gancio sinistro Castro. Sinistro in gancio da parte di Castro. Gran sinistro di Castro. Poi uno scambio con entrambi che sono andati a vuoto. Un bel gancio sinistro di Castro ha chiuso questo primo round. Norris è tecnicamente ben dotato e soprattutto ha una grande precisione e grande efficacia. Risponde immediatamente agli attacchi di Castro Norris. Cambio durissimo, li colpiscono entrambi. Fa partire una serie di ganci Castro che hanno per un istante fermato l'azione di Norris, che attacca. Il destro di Castro è andato a segno. Altro stile di combattimento rispetto al precedente. Battaglia apertissima e durissima. Alle corde Castro risponde in maniera un po' disordinata. Terza ripresa. Norris viene avanti, Castro sta fermo sulle gambe, costretto a subire l'azione dell'americano, schiva molti colpi, poi risponde col gancio destro, va a segno Castro, ancora il destro di Castro al volto. Ha incazzato bene Norris, dimostra appunto, come dicevamo prima, di essere molto solido l'americano, perché i ganci di Norris di Castro sono veramente terribili, ma Norris li ha assorbiti con disinvoltura. Boxa ora in guardia destra Castro, poi si riporta in guardia normale. Sinistro destro di Norris a segno al volto, ha anticipato l'azione di Castro, ancora a segno Norris. Destro ancora di
Norris al volto, è molto rapido nel portare i colpi Norris, proprio una grande velocità nelle sue braccia quando porta i colpi. Poi ha incassato bene, dimostrando quindi di essere molto forte fisicamente Norris. Ora ha toccato poco fa, avete visto, col destro. Sinistro di Norris, Castro è in difficoltà all'angolo, risponde comunque con molta efficacia Castro, ma poi è costretto a subire l'azione di Norris e Castro a segno col gancio destro. Gancio destro di Castro, ma Norris, vedete, attacca e insiste, costretto ad arretrare Castro. Gancio sinistro di Norris. Sinistro ancora in gancio da parte di Norris. Montante destro e gancio sinistro di Castro. Spettacolare questa fase del match. Grande incontro. Siamo alla quarta ripresa. Sono toccati duramente ora. Attacca ancora Norris. Calza Norris, il sinistro di Norris al volto, fermo alle corde Castro con i guantoni a protezione del volto, poi esce con un sinistro Castro a interrompere l'azione di Norris. Gancio sinistro e destro di Castro, ma imprecisi. Siamo ora alla quinta ripresa. Attacca Norris, alle corde Castro, serie a due mani da parte di Norris, che ha portato anche due montanti sinistri, entrando nella guardia di Castro. Viene via Castro, cerca di venire via dalle corde, ci riesce, si riporta al centro ring, se ne va via Terry Norris, quasi sollecitando l'avanzare dell'avversario. Sinistro in jab ancora da parte di Norris. È precisissimo Norris, è soprattutto molto veloce, faceva finta di barcollare Castro, che comunque aveva sentito i colpi, cercando di trarre in inganno Norris, ma Norris mostra di essere molto astuto, fa segno ripetutamente con montanti e ganci Norris. Due ganci sinistri e un gancio, due montanti sinistri e un gancio sinistro di Norris messi a segno in questa fase. Gancio destro di Castro, poi il sinistro ancora di Castro, destro e sinistro di Castro, attacca l'argentino, che ha messo a segno parecchi colpi, ancora il destro di Castro. Bella battaglia in questo round. Finisce la ripresa. Al denaro non si resiste e quindi ci sono trattative ancora in corso. Non è da scartare l'ipotesi di un match tra Norris e Rossi per la unificazione delle due corone, non a breve cadenza. Intanto Norris ha piazzato un destro al volto e ora un destro al corpo. Montante sinistro di Norris, preciso ancora il gancio e montante sinistro di Norris. Norris attacca, risponde col gancio sinistro Castro, ma l'azione di Norris è tremendamente efficace, dobbiamo dire. Abbiamo visto colpi portati con grande tecnica, colpi da manuale. Risponde come può Castro, ma Norris ha la sensazione di essere chiaramente superiore all'argentino. È sempre Norris che ha l'iniziativa, attacca col sinistro, preparava il destro, prendeva proprio la misura. All'angolo Castro, destro e sinistro di Castro, destro ancora di Castro, insiste Castro con i suoi destri, poi subisce un montante destro di Norris, cambio durissimo. Castro più volte a segno, ma
sempre efficace la reazione di Norris, che ha dimostrato anche in questa circostanza di essere un ottimo incassatore. Vedete Norris ancora all'attacco, non dà tregua a Castro, lo incalza con asfissiante continuità. Sinistro di Norris, ancora alle corde. Castro è riuscito sì a evitare parecchi colpi, ma qualcuno comunque Norris è riuscito a piazzarlo. Poi è Castro che viene avanti, ma la sensazione è che Norris abbia voluto che venisse avanti. Poi Castro è riuscito col destro, quando Norris era alle corde, ad andare a segno, gancio largo. Sinistro ancora di Castro, azione a due mani un po' disordinata di Castro, e Norris fa segno col suo sinistro e quindi riprende lui ad avanzare. Montante destro di Castro. Siamo agli ultimi 3 minuti di questo campionato mondiale dei Super Welter. Attacca Castro in apertura di round, il destro di Castro in gancio, sinistro di Castro ancora alle corde. Norris che poi lega, non accetta lo scambio. Norris ha legato per fermare l'azione dell'argentino. Ne ha incazzati parecchi di questi sinistri Jorge Castro. Ancora uno scambio in cui Norris impone la sua velocità e precisione. Viene avanti Castro, mezzo minuto alla conclusione del campionato mondiale dei Super Welter WBC. È sempre Norris che va a segno quando c'è lo scambio, il sinistro ora di Castro, ma non molto preciso comunque. Sta per finire il match, finisce, solleva le braccia in segno di vittoria Terry Norris, che si è confermato campione mondiale di questa categoria. Addirittura 10 punti di vantaggio per Terry Norris, verdetto unanime 117 a 111, 120 a 110 e 118 a 109.